Ha ancora senso oggi una mountain bike da enduro? Quella che vedete qui di fianco a me è la nuova Trek Slash G6, la sesta generazione, qui in versione 9.8 GX Access, taglia L, e c'è subito un fatto importante da dire, che il peso rilevato, così come la vedete, senza i pedali, sta a 16,03 kg, ovvero sia un peso che, diciamocela tutta, non è proprio così invitante per utilizzare questo mezzo in situazioni, diciamo, molto variegate. Quindi mountain bike da enduro, 16 kg, 170 mm di escursioni, formato mallet, sospensione con lo schema I-Pivot, ovvero questo qua, di cui vi ho fatto vedere in un precedente video quali sono, diciamo, le virtù. Questo video è soprattutto un modo per raccontarvi come se la cava questa bicicletta in un utilizzo, diciamo sì, estremo, ma neanche troppo estremo. Fondamentalmente la sensazione che io personalmente ho in questo momento delle mountain bike da enduro è che siano una categoria di bici che sono fortemente guidate dal pensiero, dallo stile americano, dove la salita è qualcosa che sì c'è, ma ormai sempre meno, però lei, la Slash, riesce in qualche modo a essere stranamente, insolitamente efficiente in salita. Infatti, se guardate questo video qui di fianco a me, vedete che su condizioni, diciamo, di asfalto in salita, con il nuovo Vivid chiuso, la sospensione è piuttosto ferma, ma questa sensazione qui l'avverto anche durante le pedalate su sterrati anche abbastanza scorrevoli, dove comunque questo schema di sospensione qui riesce ad essere estremamente composto e fermo. E quindi tutto questo contorsione di catena ha il suo perché, e ne ha più di uno. Quello che adesso rimane da capire è come va questa bicicletta qui, questo pacchetto di soluzioni tecniche sullo scenario ad essa più congeniale, ovvero sia la discesa. Andiamo! Allora, la cosa che si nota soprattutto in salita è che la ruota anteriore è tanto lontana, e questo significa che poi, una volta fuori strada, bisogna fare attenzione ai puledri. Sì, c'ho anche degli apripista oggi, con l'asse così, l'asse anteriore così buttato in avanti, è facile ritrovarsi troppo arretrati con il peso del corpo, mentre invece è importante mantenere una certa centralità. Una cosa che posso dire subito è che questa bici, con questo schema di geometria, sospensione e quant'altro, forse meriterebbe, anzi senza il forse, sarebbe meglio usare il casco integrale, perché è molto facile andare tanto più veloci. Forse si potrebbe provare anche a togliere un po' di compressione sull'ammortizzatore posteriore, rendendolo ancora un pelino più plush. Ecco, la cosa che magari mi entusiasma di meno è che per sollevarla, per fare quello che di solito faccio con una trail bike, serve forza fisica. Bene, questa discesa ha già dato un verdetto. Le mountain bike da enduro, questo è il primo verdetto sicuramente inequivocabile. Le mountain bike da enduro sono definitivamente cambiate, ma questa è una storia ormai di qualche anno fa, non è un fatto più recente ormai. Per quanto riguarda questa bici, la sensazione è quella che più la lasci andare, lei più riesce a darti confidenza, però
attenzione che diventa molto fisica, cioè bisogno di lavorare tanto di braccia per riuscire, di tecnica, per riuscire a sollevarle, a farle fare quelle manovre che magari con una trail bike riescono un po' più facili. Però sarebbe più bello, più appagante secondo me provarla su una discesa più lunga, dove si riesce anche a mettere in evidenza le sue doti di guida nello stretto. Perciò mi sa che ci farò un'altra uscita ancora più approfondita. Ok, oggi proviamo a fare un'escursione lunga e discesa altrettanto lunga, ovvero quello che un tempo facevo con le mountain bike da enduro. Oggi questa è una salita che farei con un'elettrica non senza difficoltà. Il video forse non rende l'idea. 15% sta con il penultimo pignone, andatura tranquilla, appunto ad arrivare su con un po' di lucidità. Beh, in salita il peso si sente, come vi ho detto, ma quello che conta è andarci tranquilli, perché la sospensione posteriore comunque è piuttosto composta. Diventa difficile portarla su perché pesa, le gomme sono artigliate, specie la posteriore, e temo, ma questa è solo una mia sensazione, che tutto il giro di ingranaggi che fa la catena non aiuti sull'efficienza di pedalata. Però l'ammortizzatore è bello fermo, chiaramente con lockout e un click verso il più delle basse velocità di compressione. Ok, l'asfalto è quasi finito, qui è ufficialmente finita la salita. 1440 metri di quota, 8 gradi, 1700 calorie bruciate per arrivare fin qua su, e adesso cominciamo la discesa. Che roba, il silenzio che c'è qui è magnifico, surreale. Mi fa quasi strano parlare per romperlo, questo silenzio magnifico. Bene, a questo punto che cosa mi aspetto? Qui sono su una delle discese più cattive delle mie zone, più lunghe, con maggiore dislivello, e lei ha la bicicletta che tecnicamente è la più indicata, Trek Slash. A questo punto è la resa dei conti, vediamo come se la cava. È possibile che lungo la discesa mi fermerò per verificare se il setup delle sospensioni è corretto, e quindi poi vi spiegherò un po' di cose. Quindi adesso andiamo giù e passiamo a lei. Mi sto chiudendo lo zaino e davanti avete innanzitutto lei. Qui guardate, ho messo il registro delle velocità di compressione su una tacca verso il meno per avere ancora maggiore morbidezza. L'HBO, Hydraulic Bottom Out, quel registro lì viola, l'ho messo a metà, quindi per avere un comportamento intermedio delle reazioni dell'ammortizzatore verso i bottom out, cioè quando si arriva al fondo corsa. Vediamo che sensazioni mi dà questa bici, e soprattutto spero che il sentiero non sia troppo sporco, perché qui sono un po' di mesi che non ci torno. L'ultima volta credo che fosse proprio con l'elettrica. Allora, questa è una bici che, per come è impostata, premia di più le alte velocità, e qui oggi la parte iniziale non è particolarmente adatta alla velocità, però più che altro si tratta di capire le sospensioni come mi reagiscono, perché il feeling maggiore ce l'ho proprio con le sospensioni. Sui tornanti se la cava abbastanza bene. È chiaro che bisogna andarci parecchio decisi e soprattutto evitare di alleggerire troppo la ruota anteriore.
Difatti è cruciale riuscire a caricarla bene. Ok. Pazzesca. Attenzione, attenzione. Eh sì. Qui tutto freno posteriore. Qui è buio, ragazzi. Il video probabilmente diventerà un po' più schifoso e vi assicuro che anche il terreno non scherza. Senza dimenticare gli alberi. Questo era proprio, poveretto, invaso di edera. Forza! Andiamo. Allora, posso dire che la ruota posteriore da 27,5 è tanta roba, soprattutto nelle curve, questo va detto. Però in generale questa l'ho pizzicata. Avete sentito pure voi? Ho bucato? Sì, ah cazzo. Che pazienza, ragazzi. Che bello questo miscuglio di fango, terra, un fango con il lattice. Guardate che spettacolo, queste sono cose veramente che pochi possono apprezzare, si fa per dire. Porca la miseria. Ok, vai. Assa, però e qui beh, è tanta roba dove puoi lasciarla andare un po' di più, si sente che ce n'ha, anche se forse la ruota, la sospensione posteriore potrebbe fare qualcosa di meglio. Provo a fare una verifica. Allora, guardate, qui ce n'è ancora tanto, però questo è per i drop. Ora posso provare a fare. Ora ho tolto circa 5 psi, 5 psi dall'ammortizzatore posteriore per avere un po' più di facilità nello stare arretrati. Mi permette di schiacciare un po' di più la ruota posteriore e avere un po' più di comfort e di grip sostanzialmente. Diciamo che sto ricreando quelle condizioni di setup che a me piace avere un po' su tutte le mie mountain bike, specie sui percorsi un po' più ripidi, dove per forza di cose si tende a stare molto indietro. E invece come vi ho detto in quell'alta discesa, con lei la Slash è meglio avere il casco integrale,
perché ti invita a fare cose, insomma, quello mi ha fregato, lo sento che è tanta roba, direi fin troppo per un sentiero che è fondamentalmente molto guidato, tutto fuorché che veloce. Bene, eccoci qua, si conclude questa esperienza d'uso con una mountain bike d'enduro moderna come la Trek Slash 9.8 GX Access. È una bicicletta che probabilmente di enduro ormai ha soltanto la vocazione, perché anche il travel, fondamentalmente siamo a 170, a mio avviso oggi con questo schema qui di sospensione è più orientato al freeride, al bike park, all'utilizzo molto più gravity. Perde secondo me qualcosa sul discorso, sul fronte polivalenza, non è più una bicicletta come le biciclette d'enduro di 10 anni fa, ma ormai questo lo sappiamo, non è stata lei di certo ad introdurre questo cambiamento di filosofia, di visione, ma lei semplicemente è l'ultima espressione di questa, se vogliamo, filosofia costruttiva delle mountain bike con escursione generosa. 170 mm di escursione, quindi tanta roba. Trek si è concentrata molto nel dotarla di una sospensione che sia capace di avere un comportamento molto plush, che favorisce molto l'assorbimento delle asperità, grazie al fatto che questa sospensione qui, nel momento in cui si assorbe un impatto, l'asse posteriore non va in questa direzione qui, ma tende leggermente ad arretrare. In questo modo qui si favorisce l'assorbimento delle asperità. Questo sistema qui di rinvio, che può sembrare piuttosto contorto e macchinoso, in realtà ha una duplice valenza. Uno, l'iPivot permette appunto questo funzionamento con un backward, con un arretramento del pivot durante l'assorbimento delle sollecitazioni, più un miglioramento dell'efficienza di pedalata. E combinare questo risultato qui non è per nulla facile. Guardate anche quanto è curato questo aspetto qui, ossia il passaggio del batticatena, che qui è proprio solcato, come potete vedere. Mi è capitato di sbattere seriamente il pedale, qui si vede, forse riesco a farvelo vedere meglio, si vede qui un bel colpo, quindi quello che ho toccato prima era il pedale. A mio avviso questo anche può essere molto utile e Trek ha fatto bene a montarlo. Mi piace molto il funzionamento di questo oggetto qui, tanta roba davvero. Volendo può essere anche montata con una ruota posteriore da 29, questa da 27,5, da 2,5, e probabilmente una cosa di cui pecca questa bici è il fatto di forse la gomma posteriore doveva essere un po' più DH, un po' più tosta. Quello che è successo a me oggi, considerando che non è che stessi proprio giù di pressione, non è che non mi piace molto. Quindi ecco, questa è qualcosa che non mi convince. Non mi convince del tutto neanche il peso, se vogliamo, perché usarla su percorsi dove una volta ci si veniva con le bici d'enduro potrebbe risultare anche eccessivo. È strano, ma è così. Lei con un angolo di sterzo così aperto, con un avantreno che se ne va davvero tanto in avanti, ti impone di stare molto in avanti, quindi di assumere un assetto in sella che può essere un po' diverso rispetto a quello che uno è abituato ad avere, e questo stravolge un po' tante dinamiche di guida. Ad esempio quella curva stretta dove ho chiuso troppo e mi sono impuntato è perché probabilmente lei ha una lunghezza parecchio generosa, quindi ecco, lì mi sono trovato a fare i conti con degli ingombri che non sono quelli di una trail bike. Perciò dove la consiglio? La consiglio appunto su scenari dove si può andare tanto veloce, si può saltare addirittura, perché questo schema di sospensione e le sospensioni stesse sono pensate proprio per questo tipo di utilizzo, quindi per gravity vero. Perciò sì, la si può anche pedalare in salita, la si può anche pedalare su sterrati battuti, ma non la stiamo usando nel modo migliore secondo me, perché uno, bisogna essere comunque piuttosto allenati, e due, lei se la cava bene soprattutto in discesa, dove funziona davvero un po' come una schiacciasassi.
A chi consiglio la ruota da 29? Beh, guardate, io forse qui oggi ho beneficiato dell'avere una ruota da 27,5 perché sulle svolte strette innegabilmente aiuta. La ruota da 29 è un po' più stabile, un po' più prevedibile, almeno per me che ci sono abituato ad averla al posteriore, e nel complesso rende la bici meno giocosa ma più piantata a terra. La consiglio quindi a chi ha nei paraggi della propria abitazione un bike park, la possibilità di fare delle risalite meccanizzate in generale, oppure può essere molto allenato. Non è paragonabile a una mountain bike di enduro di 7, 8, 10 anni fa, perché la polivalenza d'uso non è proprio confrontabile, mi dispiace. Oggi ci sono le trail bike che assolvono a questo compito. Bene. Si conclude così la mia esperienza d'uso con una mountain bike da enduro moderna. È stata un'esperienza molto interessante e vorrei sentire un po' la vostra, ma prima ancora che vi scateniate con i commenti vi invito a dare uno sguardo all'articolo che trovate su MTB Cult relativo proprio alla prova di questa bici, perché lì dentro ho aggiunto qualche considerazione in più sulle mountain bike da enduro. Vorrei che le leggeste e poi commentaste qui su YouTube oppure all'interno del sito su mtbcult.it per sapere qual è la vostra opinione, parere sulle mountain bike da enduro. Se ne avete una, se ne vorreste avere una, se ne avevate una in passato, che cos'è che vi ha convinto a toglierla, avete comprato una e-mountain bike, insomma il panorama oggi è estremamente sfaccettato, ci sono tantissime cose da considerare. Detto questo vi invito ad iscrivervi al nostro canale mtbcult.it e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie.